Ascoltatori e gentili ascoltatrici all'episodio 0 di Palla al Centro, il podcast sul calcio contemporaneo che ho ideato e realizzato. Chi sono io? Sono Dario Focardi, un content creator, siete qua sul mio canale e quindi insomma intanto benvenuti, benvenuti qua. Vi ricordo, se vi interessa continuare a seguire tutte le mie attività, di lasciare un like sul canale, di lasciare un click ovviamente, di lasciare un like sul video e di cliccare sulla campanella, oppure se lo state ascoltando su Spotify, insomma followate il podcast, che non ne rimanete delusi. In questa puntata speciale, che chiameremo puntata 0, troverete la presentazione delle formazioni che affronteranno la prossima Serie A 2024-2025. Rompiamo subito gli usi e i costumi, partiamo subito con i ringraziamenti, perché da solo questi minuti di presentazione non sarei mai riuscito a farli, quindi devo ringraziare prima di tutto tutti quelli e quelle che mi hanno dato una mano nell'analizzare le singole squadre, il cui nome troverete in fondo a questo podcast. Insomma, grazie ragazzi e ragazze, è stato essenziale il vostro contributo. Difatti, gentili ascoltatori e ascoltatrici, la presentazione delle squadre sarà fatta in ordine alfabetico, quindi partiremo dall'Atalanta e così a scorrere fino al Verona. Sarà fatta una presentazione in cui ascolterete la situazione del calciomercato ad oggi, il giorno in cui ascoltate il podcast, 14 agosto 2024, qualche giorno prima dell'inizio della Serie A. E calciomercato, la situazione delle squadre, top e flop del calciomercato naturalmente, e quelle che sono le sensazioni dei nostri singoli esperti sulla loro squadra del cuore, o che comunque seguono per lavoro. Che dire di più? Ovviamente, ripeto, se vi è piaciuto questo format sapete che cosa fare. Noi ci risentiamo alla fine delle singole presentazioni e facciamo un attimo il punto, guardiamo il calendario della prima giornata e facciamo alcune brevissime, velocissime ed ultimissime analisi. Buon ascolto. Ciao Darione, sono a Varsavia, sono a pochi passi dallo stadio nazionale di Varsavia, in cui l'Atalanta si giocherà la Supercoppa Europea contro il Real Madrid mercoledì sera. Di cosa parliamo? Parliamo di mercato, come sta andando? Sta andando sì e no, nel senso che comunque si sono fatti acquisti importanti come Retegui, anche se comunque chiamato dall'infortunio di Scamacca è stato un esborso da 25 milioni, di fatto soltanto lo stesso Scamacca e El Bilal Touré sono costati di più, El Bilal che peraltro è in uscita e questo è un tema. Cosa potrebbe succedere poi? Potrebbe succedere che arrivano due esterni, si parla molto di Wesley del Flamenco, ma penso che non possa essere, potrebbe non essere l'unico, anche perché a sinistra c'è l'uscita di Bakker, che comunque è, non voglio dire probabile, ma possibile quando arriverà un pretendente, se arriverà, quindi anche di lì si potrebbe intervenire, così come si dovrebbe intervenire per prendere un vice Cup Miners, che in realtà è già stato identificato in Matt O'Reilly del Celtic, solo che bisogna portare i soldi al Celtic e aspettare che esca Cup Miners per l'appunto. Potrebbe arrivare anche un difensore, potrebbe arrivare un altro attaccante se va via il Bilal, perché comunque il solo Zaniolo non basta, e per rinforzare il reparto offensivo, e chiaramente anche la questione portiere. Se dovesse andare via Musso, a quel punto servirebbe un secondo di carne secchi, Musso che comunque giocherà sicuramente la Supercoppa Europea da titolare. Pro e contro di questo precampionato, c'è tanto da migliorare, perché la squadra chiaramente, per tutto quello che ti ho appena detto, è incompleta, nel senso che ci sono tantissime questioni irrisolte anche proprio a livello di uomini, profondità della rosa e rotazioni. Pensa che ci sono 7 aggregati dalle under per questa Supercoppa, 11 su 24 sono peraltro prodotti del settore giovanile, insomma tanta roba è questo, e questo è un po' il frutto di tutte le estati, è sempre così, però per l'Atalanta vale comunque qualcosa di più, perché sappiamo che il vivaio per l'Atalanta è essenziale, crescere ai ragazzi del territorio è essenziale, il fatto che Ruggieri abbia vinto l'Europa League titolare è l'orgoglio più grande forse dell'Atalanta in questo momento. Però insomma, brutte sconfitte in estate, 9 gol subiti in 3 amichevoli ufficiali, 2-2 con l'Alkmaar, brutta sconfitta 4-0 con San Paoli, 4-1 a Parma con l'infortunio di Scamacca. Insomma, per il campionato da dimenticare, sinceramente c'è tanto da migliorare anche nei meccanismi oliati che sembravano funzionare molto bene. Certezze Lukman, Deron, Ederson, il resto è per ora molto da ricostruire, perché in realtà una base c'è già, fa soltanto rimessa un pochino a posto. A fine mercato poi sicuramente si faranno più conti.
Obiettivi stagionali, molto difficile, nel senso che, chiaro, tu non parti per vincere un trofeo, se sei l'Atalanta poi magari te lo trovi tra le mani. Quest'anno, se vuole fare un upgrade, l'Atalanta deve vincere ancora, anzitutto, e poi vincere la Champions o lo scudetto. Entrambe le cose, anche se i tifosi sognano, mi sembrano un po' improbabili. Beh, la Coppa Italia, ecco, quello sì che sarebbe un trofeo a cui l'Atalanta comunque tiene, dopo aver perso 3 finali in quella maniera lì, insomma, un po' forse gli è rimasta quell'acquolina, ecco. Le mie sensazioni sono semplicemente che l'Atalanta affronti questa stagione come un punto zero, una specie di ripartenza, e questo sarà molto interessante vedere dove questa ripartenza la porterà, perché secondo me, dopo che vinci un trofeo quando non sei abituato a vincere, può avere due effetti: uno, l'entusiasmo, che è quello che non è mai mancato, che ha trascinato il ciclo Gasperini fino adesso; due, invece, quello opposto, insomma, ti senti un po' la pancia piena. Non credo sia il caso, però d'altronde mai dire mai. Il Bologna ha operato alcuni cambi radicali, dalla panchina al campo, e sono cambi che lasciano un po' sospesi i giudizi sulla squadra, che quest'anno però farà il suo rientro in Europa, nell'Europa che conta, come si dice, dopo 22 anni. Thiago Motta, come sappiamo, è andata alla Juventus, e sulla panchina dei rossoblù è arrivato Vincenzo Italiano, che è reduce da 2 sconfitte in altrettanti finali di Conference League alla guida della Fiorentina. Per lui e i suoi va detto che non è stato un ritiro molto semplice fra nazionale, Olimpiadi, insomma, però è un destino comune a tanti club, no? Con il mercato che non decolla e che ormai arriva ben oltre l'inizio del campionato, e questo è un deficit ovviamente in più per questa squadra, che insomma ha dovuto cambiare la propria guida e quindi magari, diciamo, non ha avuto tutto il tempo per assorbire i nuovi dettami tattici di Vincenzo Italiano. Diciamo sarà importante anche probabilmente fare un reset mentale, sia per i calciatori che sono rimasti in rosa che per la piazza, perché si può prevedere che non sarà una stagione così come dire felice, o quantomeno è difficile pensarlo, insomma. Molto ovviamente dipenderà da questo, per quanto mi riguarda, perché comunque è importante togliersi dalla testa lo splendore dell'anno scorso, cioè bisogna ovviamente mantenere il ricordo di quello che è stato, così come spesso capita nel calcio, resettare e ripartire da zero. Pensiamo ad esempio a ciò che è successo al Napoli l'anno scorso, no? Comunque, diciamo che è difficile al momento dire, appunto, per queste cose che ho appena detto, qualcosa di definitivo sul Bologna, perché insomma passare da Thiago Motta a Italiano è, come da un punto di vista ideologico, diciamo, calcistico, non è semplicissimo, anche se sono ovviamente 2 allenatori che preferiscono giocare piuttosto che aspettare, però il modo con cui lo fanno non è, insomma, decisamente lo stesso. Pensiamo, no, al fatto che comunque il Bologna aveva 2 organizzatori di gioco, più Zirkzee che si abbassava, no, con Calafiori che saliva, e al centro insomma c'era Ferguson che smistava tutto. Ad esempio, se pensiamo, no, alla grande aggressività che aveva il Bologna l'anno scorso, che cercava comunque di dominare il campo, entrambe, diciamo, sostanzialmente potrebbero avercela anche il Bologna di Italiano, ma la questione poi essenziale era che il Bologna di Motta era tra le squadre che crossava meno, mentre la Fiorentina è tra quelle che crossavano di più. In più, diciamo che il centravanti di Italiano di solito attacca l'area di rigore, mentre Motta tendeva a far uscire Zirkzee, che diventava appunto un playmaker offensivo per tutta la squadra. A questo vanno aggiunti anche pochissimi gol alla fine per diciamo così, la zona di classifica in cui il Bologna è arrivato, 32 gol subiti, quindi c'era un grande equilibrio da parte del Bologna di Thiago Motta, mentre la squadra di Italiano prendono qualche gol in più, anche perché tende ad avere la difesa molto molto alta. Mancano poi, da un punto di vista di calciomercato, ancora alcuni pezzi, come ad esempio un regista che è da anni il perno essenziale del gioco dell'ex allenatore della Fiorentina. Sono partiti Calafiori e Zirkzee, e nel senso, Ferguson rientrerà soltanto a fine ottobre. Erlich non può bastare ovviamente per sostituire il buon Calafiori, e a questo va aggiunto che Al-Zuzi, il nazionale marocchino che aveva fatto molto bene con l'Olimpica, si è fatto male al menisco e probabilmente dovrà star fuori altri 2 mesi. Grande punto interrogativo è anche la punta centrale che va a sostituire Zirkzee, appunto Dallinga, e va capito insomma
che impatto può avere l'ex attaccante del Tolosa. A sinistra se n'è andato Christiansen, per ritornato all'Eister alla fine del contratto, ed è arrivato Miranda dal Betis. Anche lì va visto l'impatto, e soprattutto una cosa importantissima è capire cosa succederà davanti, perché oltre alla partenza del Zizé se n'è andato anche Salamakers, che comunque l'anno scorso regalava come dire, grandi giocate, cercava sempre di saltare l'uomo, quindi insomma era abbastanza determinante il gioco di Thiago Motta. Ciao Dario, ciao agli amici in ascolto da Como. E il Como sta facendo una campagna acquisti a dir poco delirante. Ogni giorno c'è una novità, ogni giorno c'è una voce. Il fatto che la famiglia Artono sia fra le più ricche che c'è nel campionato italiano dà adito a moltissime voci, alcune controllate, alcune poco incontrollate, e dalla società filtra poco e nulla. Anche per noi del settore, che dover fare ogni giorno un articolo è veramente complicato, ricercare tutte le notizie e verificarle. La situazione è questa. Allora, dopo l'infortunio di Varane, naturalmente non si andrà a cercare un nuovo centrale, perché ne abbiamo già altri 3 validi. Io direi fra Dossena, Goldaniga e Barba siamo a posto in quel settore. Manchiamo molto sul lato destro, perché Strefezza è un giocatore che non va in difesa, non segue la fase difensiva, e Iovine soprattutto non è secondo me un giocatore da Serie A, e poi dopo è squalificato per le prossime partite. Ci sarà un problema, loro devono comprare dei giocatori. Dix dal Copenaghen non lo vogliono mollare, nonostante il Como abbia trovato l'accordo col giocatore, e Sergi Roberto pare che finisca la Fiorentina, anche se probabilmente l'offerta del Como è sicuramente più alta. Cosa mi aspetto da questa stagione? Questa stagione è totalmente indecifrabile, perché ci sono molte squadre che sono dei cantieri, non sappiamo veramente l'equilibrio delle forze in campo, anche se è una Serie A. Naturalmente le grandissime saranno sempre lì davanti. Noi teoricamente dovremmo lottare per la salvezza, ma secondo me, da come si è messa in piedi la squadra, dalla mentalità di Fabregas, il Como punterà sicuramente qualcosa più in alto. Ho parlato personalmente con i proprietari del Como, loro vogliono direttamente andare in Champions, me l'hanno detto tranquillamente, quindi non quest'anno ma nei prossimi anni, e quindi sicuramente il Como si rinforzerà nei prossimi periodi, però questo campionato direi proprio che l'obiettivo sia una salvezza tranquilla. Un po' tutto il discorso poi anche legato a quello dello stadio. Il nostro stadio è fatiscente, ci sono delle opere attualmente per poter giocare e poter portare la capienza oltre i 1500, arriveremo a 1826, un numero molto piccolo, con solo 700 posti a disposizione della tifoseria ospite. Questo io lo ritengo un dramma, perché naturalmente va in Serie A, ci sono grandissime tifoserie che ammiro e che vorrei che tutti venissero a vedere le partite del Como in questo stupendo stadio, in questo stupendo posto. Niente, ci risentiremo le prossime volte, e io dico forza Como, ma speriamo che sia un bel campionato. Ciao a tutti! Se vogliamo immaginare la prossima stagione, o meglio quella che è già iniziata dell'Empoli, bisogna intanto partire dal dato che è la stagione record nella storia della squadra, perché è la prima volta che per il 4º anno di fila si partecipa al campionato di Serie A, il che ovviamente riempie di orgoglio, di aspettativa, ed è una cosa bellissima, ma allo stesso tempo già dice quanto sarà complicata e difficile quest'annata, e quanto sarà complicato raggiungere una 4ª salvezza consecutiva, viste ovviamente, come tutti voi sapete, anche le dimensioni economiche e societarie dell'Empoli Football Club.
E detto questo, la stagione è iniziata, c'è stata già la prima partita di Coppa Italia 2 giorni fa, no, vittoria brillante per 4-1 contro il Catanzaro, nonostante invece le amichevoli precampionato non fossero state particolarmente brillanti. Il cantiere del mercato è ancora abbastanza aperto, nel senso che intanto ci sono stati tanti cambiamenti, c'è una squadra abbastanza rivoluzionata, a partire dalla guida tecnica che cambia di molto perché arriva da Versa che rispetto al calcio diciamo molto difensivo e basato quasi solamente sul combattimento che abbiamo visto l'anno scorso, prima con Zanetti e poi soprattutto nel finale con Davide Nicola che ha ottenuto la sua solita salvezza di battaglia. Diciamo che appunto da Versa vediamo, lascia qualche incognita, nel senso che l'anno scorso a Lecce ha fatto molto bene nel girone d'andata, molto molto bene, ma poi quando è stato esonerato per via della testata data al giocatore avversario era in caduta libera e Lecce rischiava un po' di fare la fine che ha fatto poi il Frosinone. Quindi una stagione ambivalente, una carriera che parla anche lì un po' di alti e bassi, vedremo la stagione a Empoli se farà parte degli alti o dei bassi. Insomma, al momento non saprei esprimere un pronostico preciso, ecco, sul rendimento possibile dell'allenatore. Porta un modulo diverso, sembrerebbe orientato a un 3-4-2-1, a differenza insomma, degli ultimi anni con la difesa a 4. Nel mercato ci sono stati tanti cambiamenti, in attacco si è andati a rinforzarsi, perché l'anno scorso siamo stati comunque il peggior attacco della Serie A, ma credo anche uno dei peggiori dei campionati professionistici d'Italia, ma penso anche d'Europa. Nonostante questo ci siamo salvati, ma appunto davanti eravamo veramente molto sterili. Sono arrivati Colombo, che è insomma un bel prospetto, è uno che si spera possa fare doppia cifra da noi giocando titolare tutto l'anno. È arrivato Sebastiano Esposito, che è uno che ha sicuramente le doti per fare bene, magari deve ancora un po' dimostrare caratterialmente di essere pronto, di saper giocare con la squadra, ma insomma è uno che le potenzialità per fare bene ce le ha tutte. È rimasto Ciccio Caputo, che farà penso un po' da seconda linea, e in quei due trequartisti dietro l'unica punta sembrerebbe essere posizionato Fazzini, che in Coppa Italia in quella posizione ha fatto 2 gol, ha fatto molto bene. Si spera che sia l'anno della consacrazione di Fazzini, che potrebbe dare quel salto di qualità là davanti per fare un campionato invece dove si segna abbastanza, quindi con un reparto offensivo rinnovato, poi anche con delle seconde linee che sono arrivate, tra cui Solbakken, giusto proprio all'ultimo, insomma, ieri, oggi. E sul centrocampo e la difesa qualche incognita in più per adesso, perché il centrocampo ha perso Marin, insomma c'è stato ripreso di nuovo Malè, che era andato in fine prestito l'anno scorso. Sembrerebbe ancora mancare qualcosa in termini di qualità e di impostazione, comunque si prevede che arrivi almeno un altro giocatore. Cambia tanto anche in difesa, perché l'anno scorso Luperto era stato il giocatore, secondo il mio parere, che ci aveva salvati e è stato dato al Cagliari insieme a Nicola, e è stato ripreso Viti, che è un giocatore che mi piace tantissimo, tecnicamente formidabile, un grande prospetto che però non garantisce forse la stessa attenzione di un Luperto, la stessa esperienza, uno che ogni tanto qualche buco lo lascia. Speriamo che migliori da questo punto di vista. Importa un'altra incognita questo colombiano Vasquez dal Milan, che ha fatto anche un erroraccio in Coppa sul gol del Catanzaro, ma vabbè, non è da un solo errore si può giudicare. Insomma, la stagione potrebbe essere divertente, ecco, a mio parere potrebbe essere anche un Empoli che fa molto bene, per molto bene intendo una salvezza tranquilla, magari facendo tanti punti nel girone d'andata, ma appunto non illudiamoci, è il quarto anno e insomma noi a Empoli siamo anche una piazza che sa che se retrocederemo non morirà nessuno, non finirà il mondo, ma proveremo poi, come sempre fatto, a risalire il prima possibile. La Fiorentina è una squadra rivoluzionata ai nastri di partenza della nuova stagione. A partire dal cambio in panchina con l'arrivo di Palladino e da un impianto tattico radicalmente diverso da quello previsto fino all'anno scorso
con Italiano. È cambiata e a mercato aperto sta ancora cambiando anche l'ossatura della squadra a livello di uomini, di singoli. Ci sono stati tanti addii, alcuni sono in procinto di realizzarsi. Il nome più importante in questo senso al momento è l'eventuale uscita di Nico Gonzalez, e sono arrivati tanti giocatori nuovi, da De Gea a Richarlison, di cui si attende a breve l'ufficialità, a Ken in attacco e Colpane sulla linea di tre quarti, fino a Pongracic come nuovo leader del reparto arretrato. È una squadra che forse più che in passato si è cercato di disegnare e costruire a misura dell'allenatore, e tuttavia alla vigilia dell'esordio della prima di campionato ha ancora a livello di organico dei grossi punti di domanda aperti. Su tutti la definizione della coppia di centrocampo, che ad oggi è un enigma. Appunto è arrivato Richarlison, che fino a pochi giorni fa era impegnato col torneo olimpico e non sappiamo esattamente quando si aggregherà alla squadra e quando sarà disponibile e avrà i 90 minuti nelle gambe. Però in vista della sfida contro il Parma è diventata un'ipotesi credibile una coppia abbastanza a sorpresa, ovvero sia Mandragora, l'ultimo superstite del centrocampo dell'anno passato, e un improvviso recupero di Amrabat, il cui destini di mercato non sono ancora definiti e che potrebbe in un certo senso diventare un'opzione spendibile per Palladino, non senza alcune remore tattiche. Ma al di là di quelle che possono essere ancora le carenze di organico, un grosso punto di domanda per la Fiorentina sarà il rendimento e l'impatto di due giocatori nuovi importanti che sono arrivati, giocatori in cerca di rilancio dopo stagioni difficili, addirittura dopo annate da senza squadra. De Gea tra i pali e Ken in attacco sono due giocatori che sulla carta, forse più di altri, anche di Colpani, possono essere il vero valore aggiunto della Fiorentina. Sono due giocatori che alzano enormemente il livello tecnico, però questo è sulla carta e bisognerà verificare se effettivamente sono in grado di mantenere le promesse e le aspettative su di loro. Il portiere spagnolo viene da un anno di inattività dopo quella che in realtà era stata una delle sue migliori stagioni allo United, la stagione 2022-2023, è rimasto un anno svincolato. Ken viene da 3 annate complicatissime alla Juve, di cui l'ultima chiusa con 0 gol e tanti infortuni a referto, e l'ex attaccante bianconero in particolare dovrà dimostrare di avere la capacità mentale, soprattutto, di prendersi la responsabilità di goleador della squadra e di non subire la pressione di una maglia titolare che gli manca da troppo tempo. Allora, eccomi qui per provare un pochino a fare il punto di quello che succede in casa Genoa. Partiamo dal mercato. Il mercato fino a questo punto era stato un mercato assolutamente tranquillo. Si sono registrate le partenze di Strootman a fine contratto, di Martinez passato all'Inter e di Spence che non è stato riscattato dal Tottenham. Questi 3 giocatori, Martinez è stato sostituito da Gollini, Spence è stato sostituito da Zanoli, mentre per Strootman ancora un vero e proprio sostituto numerico almeno non c'è. Mister Gilardino si stava avviando all'inizio della stagione, quindi con una rosa tutto sommato abbastanza completa. La società ha provveduto a riscattare giocatori importanti come Messias, come Malinowski, come De Winter e come Vitinha. Di contro però siamo arrivati all'ultima settimana in cui c'è stato un mezzo terremoto. Partiamo dalla trattativa pare ancora aperta che dovrebbe portare Gudmundsson a Firenze per passare per la cessione lampo di Retegui all'Atalanta. Queste 2 cessioni, unite anche un po' a un po' di rumors attorno alla società, hanno creato un discreto malcontento all'interno della tifoseria, che ha comunque risposto
dal punto di vista degli abbonamenti, sottoscrivendo più di 28.000 abbonamenti e battendo quello che era il record cittadino. La società Gilardino ha chiesto una risposta alla società in termini di mercato, ha chiesto almeno 3 o 4 rinforzi. La società ha risposto che sta lavorando per cercare di dare al mister i rinforzi il prima possibile, però questo ovviamente ha creato un po' di problemi, ecco. Mister Gilardino ha parlato chiaramente prima della partita con la Reggiana di Coppa Italia, poi vinta con un gol di Messias. L'obiettivo in partenza era quello di cercare di migliorare l'11° posto finale della scorsa stagione, però ha anche detto che viste la cessione di Retegui e la possibile cessione di Gudmundsson, prima di poter stabilire degli obiettivi che siano più o meno verosimili, dovrà avere in mano e vedere, toccare con mano la rosa al completo a mercato finito. Ha anche poi sollevato la questione che tanti allenatori hanno sollevato della chiusura del mercato a campionato già cominciato, che crea non pochi problemi alle società e che consente ai giocatori scontenti, diciamo, di puntare i piedi e magari ottenere la cessione prendendo un po' per il collo la società. L'obiettivo finale per cui sarà quello di salvarsi, quantomeno, di rimanere fuori dalla zona calda e poi vedere in base al piazzamento quando si arriverà a metà campionato. Ecco, questo è quello che si aspetta Gilardino e che si aspettano anche i tifosi. Ovviamente dal punto di vista dei tifosi, visti i 28.000 rotti abbonamenti sottoscritti, ci si aspettava una rosa rinforzata e non la cessione di tutti i giocatori migliori in un'unica sessione, anche perché comunque la società, per voce della D. Blaskets, aveva detto che non avevamo necessità impellente di cedere i nostri migliori giocatori, e quindi il fatto che poi Retegui sia partito nel giro di poche ore e che nel giro di poco potrebbe partire anche Gudmundsson ha fatto un po' storcere il naso. Eccoci, allora, parlando delle prospettive, delle aspettative dell'Inter per questa stagione 2024-2025, partiamo sicuramente da quello che fino ad oggi è stato il calciomercato che ha visto pochi spunti in questi mesi, in questo mese di luglio e negli inizi di agosto da parte dei nerazzurri, che si erano mossi con larghissimo anticipo, sottoscrivendo 2 contratti con i parametri zero Taremi e Zilinski. Ecco, questo secondo me fa ben capire la differenza che attualmente c'è fra l'Inter e le altre squadre, o comunque fra le avversarie che dovrebbero contenderli lo scudetto, mettendo l'Inter come favorita in quanto campione uscente. È una squadra che si basa su una società che, a dispetto del cambio di proprietà, ha avuto continuità per quanto riguarda il management, e questo ha permesso appunto di muoversi con largo anticipo. Un aspetto da non sottovalutare secondo me nell'analisi della prossima stagione è che l'Inter è l'unica delle grandi squadre ad aver comunque mantenuto l'allenatore. E con grandi squadre in questo momento mi viene da pensare a Milan e Juve, che sono le concorrenti dirette, ma anche il Napoli lo ha cambiato, ecco, l'Atalanta è l'unica che lo ha mantenuto, la Lazio lo ha cambiato, il Bologna, la Fiorentina hanno cambiato allenatore, la Roma ha mantenuto De Rossi, ma De Rossi era comunque un allenatore arrivato a stagione in corso lo scorso anno. Ecco, questo secondo me scava un piccolo solco, non un solco incolmabile con le dirette concorrenti, ma intanto fa partire l'Inter da una situazione sicuramente di vantaggio. Sul mercato, ecco, abbiamo già detto che l'Inter ha avuto la capacità di muoversi in anticipo rispetto alle scorse stagioni, non ha esigenza di vendere.
ci sono gli introiti del nuovo mondiale per club, l'attuale bilancio in chiusura al 30 giugno 2024 comunque può contare anche sulle cessioni effettuate nei mesi di luglio e agosto della passata annata. Quindi ecco, la sostanziale differenza sul mercato dell'Inter è che ad oggi i nerazzurri non hanno la necessità di vendere, facendosi comunque trovare pronti in caso di offerte eccezionali. Ma questo è un mantra che è sempre stato ribadito da Marotta e che Marotta si porta dietro anche dagli anni alla Juventus e dalle precedenti esperienze. Nessuno è incedibile. Pro e contro di questo precampionato, ecco, probabilmente vado subito sui contro. Una rosa non completa, ma non per costruzione ma per disponibilità dei giocatori, fra giocatori arrivati in ritardo per le competizioni giocate, su tutti ovviamente europei e Coppa America. Fortunatamente non ci sono stati giocatori impegnati nelle Olimpiadi, il che avrebbe fatto ritardare ancora di più il ritorno. Si era parlato anche potenzialmente di un Lautaro Martinez impegnato alle Olimpiadi, ma così non è stato. E quindi Inzaghi ha potuto lavorare sì con una rosa che è già completa, ma con una rosa a regime ridotto in questa prima parte di preparazione. Giocatori che sono arrivati scaglionati, ecco, nonostante questo l'Inter parte da una base solida. Se ipotizziamo e immaginiamo l'11 titolare dell'Inter, nell'11 titolare dell'Inter non ci sono e non ci saranno novità. I pro rispetto al precampionato è che comunque l'Inter si è subito dimostrata pimpante, pronta, un gioco basato su concetti e principi che già sono stati assimilati nelle stagioni precedenti con Inzaghi alla guida. Io mi aspetto ancora qualche colpo. Oggi siamo al 13 di agosto, ma penso che l'Inter possa cogliere qualche occasione. Su tutte, forse Gudmundsson, che si pensava potesse essere diretto alla Fiorentina, forse resterà al Genoa, ma probabilmente l'Inter, se riuscirà a piazzare gli esuberi, e mi riferisco ovviamente a Correa, proverà probabilmente a chiudere il colpo Gudmundsson, fermo restando che c'è anche il tema dell'infortunio di Buchanan, e quindi aggiungere un tassello e un doppione di Carlos Augusto potrebbe essere il tassello ideale, nel senso un giocatore capace di agire sia da braccetto di sinistra nella difesa 3 che come quinto a sinistra come cambio di Di Marco. Era il quinto a sinistra. Buchanan era stato provato più volte sulla corsia di sinistra a piede invertito. Lo scorso anno ha principalmente giocato in quella posizione le ultime partite quando gli è stato dato spazio, e quindi credo che quello possa essere il tassello mancante, fermo restando che ci possono essere anche altre soluzioni. Con altre soluzioni a cosa mi riferisco? Non solo Gudmundsson o il tassello difensivo, perdonami, quindi due giocatori, ma magari un giocatore che con la sua ecletticità può dare soluzioni diverse. Mi viene da pensare a Chiesa, ma mi viene da pensare ancora di più a quel Dendoye che ha stupito tanti all'Europeo con la Svizzera e che può essere un obiettivo dell'Inter. Io penso che l'Inter, nell'ottica dell'11 titolare, abbia la necessità nei prossimi anni di rafforzare la fascia destra con un giocatore capace di saltare l'uomo, di dare quell'imprevedibilità che ad oggi per caratteristiche manca ai giocatori presenti in rosa, e quindi un giocatore veloce, abile nell'uno contro uno e che possa dare una soluzione diversa in fase offensiva. In questo senso Chiesa e Ndoye potrebbero rappresentare un'opportunità, per quanto per tanti forse faticherebbero a fare quel ruolo, ma io credo che con il lavoro si possa arrivare a trovare quella soluzione. E inoltre Chiesa e Ndoye in situazioni di emergenza potrebbero anche fungere da seconda punta e quindi dare a Inzaghi quella quinta soluzione offensiva che sembra aver chiesto, in aggiunta ai già presenti Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic, quindi escludendo Correa e lasciando Arnautovic che dovrebbe restare.
le mie sensazioni comunque non si distaccano di molto da quello che è l'immaginario collettivo, quindi Inter davanti sicuramente ai nastri di partenza. Gli obiettivi stagionali sono gli stessi degli ultimi anni, quindi lottare per lo scudetto. Forse l'anno scorso c'era anche il sentore di avere l'obbligo di vincere lo scudetto dopo le delusioni dei 2 anni passati, quindi essere in lotta fino alla fine per lo scudetto. Poi si può vincere, si può perdere, però tutta la differenza del mondo lo farà essere in lotta fino alla fine e poi fare meglio in Champions. Fare meglio in Champions non significa rispetto a 2 anni fa per forza vincere la Champions, ma significa rispetto all'anno scorso cercare di superare l'ostacolo quarti di finale. Credo che l'Inter possa ambire, anche con un sorteggio che può aiutarla, come senza nasconderci è stato anche 2 anni fa, l'Inter possa ambire ad arrivare almeno fra le prime 8, ma anche fra le prime 4. Quest'Inter che ci immaginiamo adesso. Poi nel corso della stagione può succedere di tutto, gli infortuni stanno già complicando forse questa prima parte di preparazione, però la rosa dell'Inter è molto ampia e mi aspetto tanto anche da giocatori che l'anno scorso hanno avuto forse meno spazio. Faccio principalmente riferimento a Frattesi e Bissek, che credo che saranno 2 pedine fondamentali nelle rotazioni di Inzaghi di quest'anno. Eccoci Dario, allora pro e contro della stagione della Juventus e una veloce analisi della situazione anche calciomercato. Innanzitutto faccio un salto indietro, ovvero partiamo da quello che la società aveva chiesto a Cristiano Giuntoli, ovvero quello di abbattere assolutamente i costi per quanto riguarda la prima squadra, specialmente per quanto riguarda il monte ingaggi, ed è per questo che la Juventus si è trovata a gestire molte situazioni delicate, su tutte quelle di Szczesny, McKennie e Chiesa. Poi naturalmente ci sono anche quelle di più datato valore come Arthur, che è stata un'operazione ormai definita scellerata da tutti alla Continassa, e oggi si continuano a pagarne le conseguenze, e ad oggi gli esuberi bianconeri essenzialmente si trovano ancora senza una destinazione. A questi si aggiungono De Sciglio, si aggiunge Kostic, ovvero anche giocatori che sono proprio al di fuori dal progetto tecnico, al di là delle scelte economiche che la Juventus ha operato. Però per quanto riguarda invece l'andamento del calciomercato, io direi che si possa anche già trarre una, una, una convinzione abbastanza oggettiva, direi, ovvero che Giuntoli sta provando in questa sessione a chiudere tutte le beghe della Juventus inerenti, ripeto, anche ai problemi di bilancio. Lo abbiamo visto anche con la mega operazione Douglas Lewis, e penso che lo vedremo anche negli ultimi giorni di mercato, quando l'ex direttore sportivo del Napoli sarà impegnato anche a piazzare i vari Szczesny, De Sciglio, insomma tutti quei calciatori di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il sogno con Mainers, comunque essenzialmente poi anche 2 esterni, una rosa che deve ancora essere in qualche modo ratificata nel suo insieme. Però gli obiettivi della Juve non cambiano rispetto all'anno scorso, al che se ne dica, al che siano state le dichiarazioni del precedente allenatore, ovvero competere fino alla fine per lo scudetto. La grande differenza è che secondo me quest'anno veramente vedremo una Juventus che cercherà di pensare partita per partita, però allo stesso tempo Thiago Motta nelle sue dichiarazioni, ma comunque anche all'interno della Continassa, si pensa che il grande entusiasmo derivato da questo nuovo corso possa essere insomma una bella benzina per la stagione bianconera. Gli ultimissimi mesi della Lazio sono stati una sorta di rivoluzione. Alle dimissioni di Sarri, tuttora amato dalla tifoseria, sono seguite anche quelle di Tudor ad inizio giugno, con un ritiro e una nuova stagione da preparare. Dalla difficile piazza laziale si invocava un nome di grido, mentre la scelta della dirigenza è ricaduta invece su Marco Baroni, reduce da una salvezza insperata sulla panchina dell'Hellas. D'altro canto, chi l'ha visto sulla propria panchina a Lecce dice di lui essere molto bravo a lavorare sui giocatori, al punto che definirlo uno da lotta salvezza è quantomeno ingiusto, e la chance di allenare una squadra di livello è meritata.
Ci sono stati inoltre gli addii di Luis Alberto e Ciro Immobile su tutti, a fronte degli arrivi del talentoso attaccante ex Hellas Noslin, del centrocampista nazionale under 20 francese Ciauna e dello svincolato centrocampista Gaetano Castrovilli, oltre al prestito dalla Turchia di Dele Bashiru. Mentre in difesa è arrivato un Nuno Tavares in cerca di riscatto dopo le esperienze non esattamente positive nella perfida Albione. In attacco si confermano Tati Castellanos e Zaccagni, nel frattempo investito dalla fascia di capitano. In tutto questo il rapporto di Lotito con la tifoseria si è di nuovo pericolosamente rotto, creando malcontento in una piazza calda come quella biancoceleste, che il padrone è peraltro riuscito a dividere per quanto riguarda la presenza o meno allo stadio come forma di contestazione. Ad oggi risultano comunque 26.000 abbonati. La, la Lazio non nasce come squadra vincente, però per quanto sia sposabile la filosofia welshana del non mi piace tifare una squadra che vince, sarebbe comunque auspicabile per questa grande piazza poter tornare almeno a sognare di vincere. Ciao a tutte e a tutti, e questa è la mia prospettiva sul Lecce 2024-2025. Niente, allora quest'anno noi abbiamo una fortuna che in passato non c'era capitata, ovvero quella di poter cominciare la stagione dopo la salvezza con lo stesso allenatore che l'aveva conclusa. Infatti, come ricorderete verosimilmente, Gotti aveva preso la squadra che era abbastanza in caduta libera sotto la guida tecnica di D'Aversa, l'ha normalizzata, ma veramente facendo delle cose abbastanza semplici, tipo mettere ciascun giocatore nel proprio ruolo. Erano arrivate le vittorie decisive e il Lecce si era salvato. Si era salvato con 3 giornate d'anticipo, che è una cosa che io sinceramente a memoria non ricordo, e quindi la società, il che vuol dire Matteo Corvino, ha deciso di confermare Gotti. Abbiamo avuto un'estate per pianificare questo campionato, per pianificare la campagna acquisti, e direi che secondo me le scelte che sono state fatte sono state assolutamente condivisibili, perlomeno io le condivido. Innanzitutto la notizia principale è la conferma di Dorgu e Kristovic. In particolare di Dorgu si parla un gran bene già da quando vinse il campionato primavera. Si diceva che già all'epoca c'erano osservatori del Liverpool. Da quel momento in poi, diciamo, le voci si sono susseguite, si parla di offerte mostro di 20-30 milioni, insomma, poi i giornalisti la fanno sempre a gara a chi la spara più grossa. La verità è che questo è un prospetto sicuramente interessantissimo, e averlo tenuto a Lecce almeno per un altro anno farà sicuramente bene a lui e sicuramente il bene della squadra. Per Kristovic invece il discorso è simile, ha probabilmente meno potenzialità di Dorgu, però la stagione passata ha fatto molto bene. Forse nel girone di ritorno è un po' mancato in termini di apporto realizzativo, però ha fatto un lavoro sporco per la squadra che è stato utilissimo, e da questa stagione per lui si aspetta un altro passo avanti. Per quanto riguarda le cessioni, quelle più importanti sono state sicuramente quella di Pongracic, che ha giocato difensore centrale nelle ultime 2 stagioni, giocando molto molto bene, e l'altra è quella di Blen, che è stato utile in quanto un giocatore molto duttile, ma più che altro era molto amato dalla piazza, lui amava la piazza, e quindi insomma queste 2 cessioni, insomma, così e così. Pongracic è stato rimpiazzato da un difensore centrale angolano che Corvino ha visto ha visionato durante la Coppa d'Africa, e che ha fatto benissimo nelle prime amichevoli precampionato. Giocherà in coppia con Baschirotto, insomma, vediamo come va. Il mercato
Il mercato deve essere sicuramente completato perché manca un centrale difensivo dietro alla coppia che ho appena nominato, un terzino destro di riserva, diciamo, perché al momento in rosa c'è solamente Gendré, e una punta dietro che faccia la riserva a Kristovic, appunto perché le altre prime punte sono gente che viene dalla primavera, comunque gente senza esperienza. Il resto del calciomercato è stato abbastanza positivo, anche se c'è sicuramente un minimo di incertezza, perché gli acquisti di Corvino non sai mai come sono finché non li hai visti giocare per 2 o 3 mesi. Si parla molto bene della punta che è arrivata, Marcinski, che ha fatto già 2 gol in amichevole con Nizza. Per il resto bisogna un po' vedere. L'obiettivo chiaramente è la salvezza, magari anche un attimo più tranquilla o comunque in linea con l'anno scorso andrebbe benissimo. Ciao Dario, per quanto riguarda il Milan è impossibile non partire dal mercato. Diciamo che dopo la pesante operazione di restyling operata un anno fa, quest'anno l'idea era quella di intervenire in maniera mirata su alcuni ruoli per rendere la squadra competitiva per lo scudetto. In questo senso, secondo me, il Milan si sta muovendo molto bene, con alcune mosse molto, molto intelligenti. Al momento sono arrivati 3 giocatori più Gimenez, molto interessanti. Ovviamente uno lo conosciamo tutti, è Alvaro Morata, giocatore forte, esperto, reduce dalla miglior stagione in carriera, fresco anche di europeo, vinto con la Spagna da capitano, che è andato a tappare un po' la falla aperta dalla partenza di Giroud. Poi è arrivato Pavlovic, giocatore molto interessante, con il quale il Milan ha messo nel motore delle caratteristiche che mancavano in rosa, essendo il serbo un giocatore di piede mancino. Anche lui reduce da una stagione molto importante in Austria con il Salisburgo, primo per duelli vinti, primo per contrasti effettuati, ma anche per passaggi riusciti, a testimonianza anche quindi di una certa abilità nella costruzione dal basso. E poi è arrivato la notizia di ieri Emerson Royal, che verosimilmente andrà a prendere il posto di Calabria, giocatore molto sottovalutato, ma che secondo me rappresenta un reale upgrade nella rosa, in quanto porterà maggiore solidità difensiva al Milan su quel lato. Giocatore di gamba, rapido, in grado di tenere nell'1 contro 1 contro avversari anche più veloci di lui, e giocatore dei numeri difensivi interessanti, come testimoniano anche i dati Opta. Dal 2021 al 2024 è il secondo difensore con il maggior numero di duelli vinti in Premier League. Tutto ciò chiaramente non basta, il Milan deve colmare assolutamente la lacuna più importante che attualmente è presente nella rosa rossonera, ovvero quella del mediano difensivo. Serve come l'area un giocatore che porti chili, muscoli e centimetri lì nel cuore nevralgico del campo e offre quindi uno scudo alla difesa rossonera. Si parla di Fofana, sembra una trattativa molto complicata. Come alternativa ci sono anche i nomi di Koné e Johnny Cardoso. In ogni caso al Milan serve quel tipo di giocatore per blindare la difesa e renderla meno esposta, soprattutto nelle situazioni di transizione difensiva che hanno rappresentato un po' il tallone d'Achille del Milan nella passata stagione, in cui è andato a subire oltre 40 reti in campionato. Uno score che è molto lontano da quello di una grande squadra, o comunque di una squadra con velleità di titolo. I risultati diciamo, i segnali che però arrivano dal calcio giocato, quindi dal campo, sono molto incoraggianti. Il Milan ha vinto 3 amichevoli di lusso con avversari prestigiosi, Real City e Barcellona. Chiaramente nonostante queste squadre fossero imbottite di canterani o comunque di riserve. Si intravede già la mano del nuovo allenatore, che ha chiuso un po' l'era degli esperimenti, dichiarando che i terzini non li vedremo più da play, ma torneranno a fare i terzini. Si sono messi in mostra anche alcuni giovani interessantissimi come Liberali, protagonista assoluto classe 2007 dell'ultima tournée americana, giovani che come Liberali, ma anche come Zeroli, Bartesaghi e soprattutto Francesco Camarda potranno mettersi ancora più in mostra e giocare con continuità in Serie C con Milan Futuro, questo nuovo progetto nato quest'anno sulla scorta di Juventus Next Gen, che ha l'obiettivo appunto di consentire ai giovani di confrontarsi subito con il calcio dei pro, al fine poi di isolare in un futuro la prima squadra. Le premesse per la stagione secondo me sono molto positive. L'acquisto del mediano però secondo me segnerà l'ago della bilancia delle ambizioni, sarà un po' il termometro delle ambizioni di questo Milan.
con un mediano forte di qualità. Secondo me il Milan se la gioca con l'Inter e può cullare l'ambizione di strappare la corona di campione d'Italia all'Inter, altrimenti potrà comunque, secondo me, arrivare tranquillamente nelle prime 4 formazioni, perché l'ossatura composta l'anno scorso più i ritocchi arrivati quest'anno consentono comunque al Milan di essere abbastanza certo del piazzamento e quindi della qualificazione alla prossima Champions League. Nuova stagione all'orizzonte per il Monza di Alessandro Nesta, allenatore che ha sostituito Raffaele Palladino passato in estate alla Fiorentina. Una scelta studiata e ponderata da Adriano Galliani e dalla dirigenza biancorossa per lavorare nella continuità del recente passato, quindi per mantenere viva l'identità di una squadra che nel biennio della gestione Palladino ha fatto molto bene, e ora con Nesta potrà proseguire questo percorso. Che cosa cambia dal Monza di Palladino a quello di Nesta? In sintesi, l'ossatura, lo scheletro, il modulo dovrebbe restare lo stesso di sempre, quindi 3-4-2-1 con un modo di giocare leggermente diverso, soprattutto nell'impostazione del gioco in fase di possesso e non possesso, e nell'aggressione dei due mediani di centrocampo, e lo abbiamo visto benissimo nel primo test ufficiale in Coppa Italia del Monza contro il Südtirol, con l'impiego di Bondo come giocatore di strappo e di rottura, e non solo in fase di costruzione bassa davanti alla difesa accanto al capitano del Monza Matteo Pessina. Segnali incoraggianti sono arrivati non solo dai 32esimi di Coppa Italia, ma anche dal ritiro estivo a Ponte di Legno, dove il Monza ha lavorato in estate per 2 settimane, disputando delle amichevoli in vista della nuova stagione. Tanti elementi in rosa, una rosa che andrà necessariamente sfoltita. Alcuni giocatori sono rientrati alla base, come Andrea Petagna, che dovrebbe essere riconfermato e quindi giocarsi le sue chance durante la stagione agli ordini di Alessandro Nesta, e altri giocatori in partenza. Oltre a Di Gregorio e Colpani, ceduti in estate rispettivamente a Juventus e Fiorentina, in lista d'uscita ci sono anche Valotti, D'Alessandro, Macin, Pedro Pereira, Maric e il portiere sorrentino, in virtù anche dell'acquisto da parte del Monza di Samuel Pizzignacco, giovane portiere di talento acquisito, prelevato in questa sessione di calciomercato dalla Feral Pisalò. Il 22enne di Monfalcone ha debuttato in Coppa Italia contro il Südtirol, parando il rigore decisivo e consentendo al Monza di passare il turno grazie anche alla realizzazione successiva di Armando Izzo. E non sarà il solo rinforzo tra i pali del Monza, perché resta sempre viva, calda la suggestione Szczesny in uscita dalla Juventus, un'operazione sicuramente ambiziosa ma complicata, soprattutto per l'elevato ingaggio del portiere polacco, ma mai dire mai, perché la fine del calciomercato si avvicina e si avvicinano anche i giorni del Condor di Adriano Galliani, che potrebbe piazzare qualche colpo a sorpresa come Szczesny, ma come anche Mattia De Sciglio, sempre in uscita dalla Juventus. Per quanto riguarda le entrate già concluse, è tornato in Brianza Daniel Maldini, che quest'anno avrà il compito di raccogliere l'eredità di Andrea Colpani. E a proposito di ritorni, c'è da registrare la mossa Stefano Sensi, svincolato dall'Inter e già in biancorosso nella prima stagione del Monza in Serie A. A proposito di svincolati, il Monza ha acquisito anche il giovane Omari Forson, classe 2004, britannico nella scorsa stagione in forza al Manchester United, che punta a mettersi in mostra in biancorosso, così come Samuel Vignato, che nella scorsa stagione ha avuto problemi di pubalgia e quest'anno è pronto a giocarsi le sue carte con maggior continuità. Anche quest'anno l'obiettivo in partenza del Monza è la salvezza, e il compito di Alessandro Nesta sarà proprio quello di cercare di raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile, con la speranza di replicare lo straordinario biennio del Monza in Serie A. Il campionato 2024-2025 sarà il terzo consecutivo del Monza in massima serie,
Un campionato che vedrà debuttare Alessandro Nesta in panchina proprio in Serie A dopo tanti anni di esperienze in Serie B e ora pronto al grande salto con un endorsement speciale, quello di Adriano Gagliani, che ha detto e dichiarato: in Alessandro Nesta vedo un grande allenatore. Dunque le premesse per assistere a una nuova entusiasmante stagione ci sono tutte. La rotta in campo sembra tracciata, così come quella societaria, con il gruppo Fininvest che ha sempre dichiarato di essere alla ricerca di un nuovo investitore e aperta a nuove partnership. Tra le recenti indiscrezioni c'è anche quella dell'interesse di una cordata texana che vorrebbe entrare nel Monza rilevando il pacchetto di maggioranza. Eventuali tempistiche non saranno brevi, ma si lavorerà sicuramente per rendere il Monza ancora più solido e competitivo. Per il momento è tutto, buon campionato e forza Monza! Il volo di Tom Cruise dalle tribune dello Stade de France fino alle vette di Hollywood non è l'unica mission impossible di questo rovente mese di agosto. Se unire Parigi a Los Angeles è un compito arduo, non è da meno il volo di mercato del DS Manna da Napoli a Londra. Saltato Cagiusta al Brentford, ormai dato per fatto da giorni dai soloni del web mercato, il Napoli ha raggiunto vette inesplorate di ridicolo, facendosi soffiare l'obiettivo di centrocampo brescianini del Frosinone dall'Atalanta, a visite mediche già svolte a Villa Stuart. Mancava solo la foto di rito con la maglia azzurra e il tweet presidenziale, poi gli ingredienti per l'ennesimo disastro di mercato c'erano tutti, e parliamo di brescianini, mica di Mascherano Gerrard. Eppure, fosse questo il grande problema di Manna e Conte. L'elefante nel negozio di cristalli pregiati è in realtà un attaccante che guadagna 10 milioni netti annui, troppi per i parametri di Don Aurelio. Dopo la mancata cessione della scorsa estate, a colpi di con 200 milioni vi prendete al massimo un piede di Osimhen, il rinnovo plurimilionario si sta rivelando un boomerang per il club, che avrebbe voluto sfruttare il prolungamento di contratto con clausola per strappare cifre ancora più considerevoli quest'estate. PSG e Chelsea, consci di questo peccato originale, non vogliono però svenarsi per un calciatore che ha fama di essere tanto forte quanto fragile. Nell'unica stagione da almeno 35 presenze complessive fra campionato e coppe, Osimhen ha fruttato al Napoli uno scudetto e un quarto di finale di Champions. Nelle altre 3 si è visto parimenti in campo come in infermeria, fra maschere per proteggere il volto, spalle lussate, infortuni muscolari, interminabili viaggi in Africa per la Coppa, ma non solo, e bizze varie da spogliatoio e da TikTok. Insomma, riuscire a prendere Lukaku dal Chelsea, altro fuori rosa, nonché fuori parametro per il Napoli, o almeno per il Napoli che siamo abituati a conoscere, ma precisa richiesta di Conte, e al contempo sbolognare Osimhen ai Blues sarà davvero una mission impossible. Mentre il collaudato Gudmundsson del Genoa si avvicina alla Fiorentina, il Napoli punta a Neres del Benfica, un calciatore dalle tante promesse non mantenute e dal costo affatto contenuto. Un altro segnale della scarsa fiducia di Conte nei suoi Politano e Ngongé. Il primo fresco di rinnovo, il secondo acquistato 7 mesi fa dal Verona per 21 milioni e rotti. Già, il Verona. Sarà al Bentegodi la prima di campionato del Napoli, un Napoli non ancora pronto e per nulla completo, se si pensa che l'unico reparto sistemato e nemmeno del tutto è la difesa, quantomeno come gioco delle coppie. Del resto, prendere Buongiorno a 40 milioni non era proprio una missione così complicata. Dolci ricordi in quel di Verona, si giocò lì la prima di campionato dello Spalletti 2 con una perentoria vittoria per 5-2 del Napoli e l'inizio di una inspiegabile e inopinata cavalcata verso il terzo storico scudetto, il primo dall'ineguagliabile era maradoniana. Il Napoli ha perso solo una volta in precampionato, rincorrendo a vuoto il girone per 90 minuti, ma da lì alla gara di Coppa Italia vinta solo ai rigori contro il Modena si sono ravvisate le prime crepe di un organico non all'altezza delle richieste di Conte. Del resto c'era da aspettarselo, il bravo Antonio non è uno che le manda a dire. Manna e ADL sono avvisati. Bisognerà sistemare al più presto la grana Osimhen, piazzare gli esuberi e puntellare centrocampo ed esterni. Ci sono altre 2 settimane di tempo per raggiungere gli obiettivi di questo Conte primo. Gilmour e la novità McTominay aspettano un segnale dalle società, quantomeno per completare il gioco delle coppie a centrocampo, con Gaetano, Foloruncio e il solito Cajusto in uscita. Certo, di questo passo difficile si arrivi a vedere un Conte Ter, progetto triennale sì, ma chi ha tempo non aspetti tempo, e che dalle macerie del Napoli scudettato e martoriato risolga presto un organico capace di ridare gioie al sempre più esigente popolo partenopeo. Bonjour Dario, anzi Dario, come direbbero i francesi, visto che mi trovo a Parigi per l'ultimo weekend dei Giochi Olimpici estivi e non è un caso forse che ti mandi il vocale da qua, tenendo conto che Parma è considerata la città più francese
d'Italia. Ovviamente grazie per l'opportunità che mi dai di parlare della mia squadra del cuore. Io nasco come tifoso del Parma a metà degli anni 90, quando il club, grazie anche ai soldi poi rivelatisi fittizi della Parmalat, lottava per grandi traguardi. Adesso siamo tornati in Serie A dopo 3 stagioni del campionato cadetto, ma è chiaro che un percorso simile a quello degli anni 90 è impensabile, perché comunque è cambiato il contesto socio-economico non solo del calcio ma della società italiana in generale, quindi il Parma lotterà per una salvezza tranquilla. Era opinione diffusa tra i tifosi del Parma che questa squadra avesse bisogno di un portiere, di un centrale difensivo di esperienza e di un centravanti per affrontare con tranquillità la stagione del ritorno in Serie A. Al momento è arrivato solo il nuovo estremo difensore, che è il nazionale giapponese Suzuki, annunciato con un simpatico video e Big in Japan degli Alphaville sui social, finora ben impressionato nelle amichevoli precampionato, tant'è che Leandro Cicizzola, il portiere titolare della scorsa stagione, è dato in partenza da Parma. Manca ancora un centrale difensivo da affiancare a Osorio o Circati, che sono comunque cresciuti nelle ultime stagioni. Il nome sul taccuino del DS Pedersoli è quello di Nathan del Napoli, difensore giovane ma che ha comunque alle spalle già una stagione in Serie A e 6 presenze in Champions League. Potrebbe essere il profilo che fa al caso del Parma. Manca anche un centravanti, davanti è sfumata la trattativa che avrebbe potuto portare Gianluca Gaetano del Napoli a Parma, un giocatore che Pecchia conosce bene perché lo ha avuto a Cremona. Adesso si parla di Cancellieri in uscita dalla Lazio e anche di Dani Mota Carvaglio del Monza. 3 giocatori da seguire quest'anno, anche in ottica fantacalcio, se vogliamo buttarla su un aspetto più giocoso. Ci sono sicuramente Dennis Mann, esterno offensivo, che è arrivato a Parma l'anno in cui siamo retrocessi, quindi ha avuto tempo per adattarsi al calcio italiano, e lo scorso anno è stato indubbiamente fra i protagonisti di questa cavalcata trionfale. E poi c'è il nostro genietto Adrian Bernabé, che proprio ieri ha vinto la medaglia d'oro qua a Parigi con la nazionale olimpica spagnola, e quindi arriverà a Parma con ancora più motivazioni per fare bene nella sua prima stagione in Serie A, dopo aver illuminato il gioco del Parma. In Serie B sono curioso di seguire anche Circati, che è un nazionale australiano, è cresciuto molto in queste stagioni e adesso è atteso dal grande salto in Serie A. E davanti, se poi non dovesse arrivare un centravanti, non è escluso che si possa puntare su Ange Bonny, attaccante un po' atipico perché non è un centravanti puro ma può occupare più posizioni. Lo scorso anno ha fatto bene in termini di gol. È chiaro che non è la prima scelta per l'attacco, però potrebbe essere comunque un'arma da sfruttare per Pecchia. Dopo una partenza in sordina, affari spenti, che aveva fatto mugugnare buona parte dei tifosi, il mercato della Roma si è acceso all'improvviso intorno alla seconda metà di luglio, con i colpi Soulé e Dovbyk che hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi. L'attacco adesso con Soulé, Dovbyk, Dybala e Pellegrini è di tutto rispetto, ma mancano ancora all'11 titolare un'ala sinistra e un terzino destro. I soldi per questi colpi arriveranno certamente dalle uscite. Abram, Karsdorp e Zalewski sembrano al momento con le valigie in mano. Occhio a Dybala, corteggiato in Arabia. Lui è felice a Roma e la Roma non vorrebbe cederlo, ma si sa, nel mercato mai dire mai, soprattutto quando si ha a che fare con club che hanno un'immensa disponibilità economica. Nel precampionato sono arrivate nel frattempo soltanto 2 vittorie, contro Latina e Barnsley, poi 3-1-1 con Košice, Olympiakos ed Everton, oltre al KO col Tolosa. Niente allarme però, la squadra sta ancora prendendo forma, ci sono tanti volti nuovi e tanti giovani. De Rossi stesso ha chiesto pazienza, convinto che i frutti e i gol presto arriveranno. L'obiettivo stagionale, dopo 3 sesti posti consecutivi a 63 punti,
è il ritorno in Champions League, vitale per le casse e per il blasone del club, che è pur sempre quinto nel ranking UEFA grazie alle recenti imprese in ambito europeo, ma che da 6 anni non va oltre il quinto posto in Serie A. Ci sono sensazioni positive per la stagione che sta per cominciare. La rosa è giovane ed esuberante e ha la vecchia guardia, Pellegrini, Mancini e El Shaarawy a guidare gli altri. Bisognerà però trovare un equilibrio a una squadra che potrebbe avere la tendenza a sbilanciarsi in avanti. A De Rossi il compito di trovare una quadra non facile, ma sicuramente possibile, vista la qualità che al momento ha a disposizione. Toro sicuramente è una squadra molto difficile da inquadrare per la prossima stagione, perché è una squadra che ha cambiato tantissimo, a partire dall'allenatore che non è più Juric ma sarà Paolo Vanoli, ex allenatore del Venezia, che appunto ha riportato in Serie A il Venezia e che giocherà con il 3-5-2 che magari può essere alternato al 3-4-3 in alcuni momenti della stagione, ma il modulo, quello principale, dovrebbe essere il 3-5-2. E finora il calciomercato ha portato Saul Coco, un difensore classe 99 della Spalmas, molto interessante, per la cifra di circa 8 milioni, e Shea Adams, che si era svincolato dalla Southampton, ha fatto parte del Southampton per 5 stagioni, e nell'ultima stagione il Southampton è tornato in Premier League e Shea Adams si è reso protagonista con 17 gol in tutte le competizioni, quindi è un attaccante che sicuramente potrà aiutare tanto il Toro e da cui io mi aspetto tanto e che ha già dimostrato buone cose, e potrebbe nascere una buona coppia con Duvan Zapata, il capocannoniere del Toro della scorsa stagione, e in più è arrivato anche il secondo portiere Paleari di esperienza. In teoria dovrebbe arrivare anche Antonio Donnarumma come terzo portiere, ma ci sono ancora dei reparti scoperti, servono ancora dei rinforzi, perché come sappiamo in difesa siamo molto scoperti, perché è andato via Buongiorno a Napoli per 40 milioni e in più è scaduto il contratto anche di Rodriguez e Gigi, quindi la difesa titolare della scorsa stagione è sparita, sono andati via tutti, e in più anche Skurz si deve operare nuovamente per il problema che ha avuto l'anno scorso al crociato, l'infortunio, che si è rotto il crociato e dovrà fare una nuova operazione, quindi almeno per metà della stagione neanche Skurz ci sarà, quindi vanno presi almeno 2 difensori che non sono ancora arrivati, vedremo se da qui alla fine del mercato arriveranno, in teoria dovrebbero arrivare, e in più dovrebbe arrivare anche un esterno sinistro che manca da parecchio, e vediamo se arriverà. E in più servirebbe un centrocampista con caratteristiche diverse, ma in questo momento il Toro non si può muovere perché a centrocampo siamo pieni di giocatori. E da un punto di vista tattico ci sono tante novità, c'è un approccio diverso della squadra, perché Vanoli vuole un gioco più veloce, più verticale rispetto a quello che era il gioco di Juric, ma bisogna migliorare ancora tanto nell'occupazione degli spazi. Io sono stato anche al ritiro del Toro, ho seguito gli allenamenti, bisogna migliorare tanto nell'occupazione degli spazi perché è molto importante per velocizzare il gioco. Se i giocatori occupano bene gli spazi che vengono richiesti, il gioco può velocizzarsi e possiamo fare i gol più facilmente. Poi anche difensivamente ci sono delle novità, perché se la prima pressione è a uomo come con Juric, la difesa nella propria metà campo cambia e si va a zona ed è molto difficile passare da uomo a zona, quindi ci vorrà sicuramente del tempo per assimilare tutti questi concetti. E io mi aspetto una stagione da 10º, nono posto, perché comunque è la prima di Vanoli, ci sono tantissime novità, sia per quanto riguarda i giocatori sia per quanto riguarda il gioco, quindi non mi aspetto una partenza sprint, potremo faticare all'inizio e vediamo se nel corso della stagione poi potremo ambire a qualcosina di più, magari un 8º o un 7º posto.
vediamo. Io per il momento non ho grandissime aspettative, ma comunque mi aspetto una stagione divertente dove il Toro potrà segnare qualche gol in più rispetto alla scorsa stagione. Allora, la prima cosa da dire sull'Udinese è che si è deciso di dare un taglio netto con il passato, dopo una stagione molto difficile, conclusa con una salvezza all'ultima giornata, in cui si era visto veramente poco di positivo, veramente pochi spunti che emergessero dal piattume, ma un piattume che continuava ormai da diverse stagioni, 3-5-2 giocato sempre nello stesso modo, allenatori simili tra loro, nessuna scelta particolare, se non quel tentativo Velasquez ormai 6 anni fa. Ed è arrivato un altro allenatore straniero, è arrivato Kosta Runjaic, ed è un cambio di stile di gioco, di pensiero. I Pozzo hanno deciso di cambiare. Cambiato l'allenatore, cambiano ovviamente anche quello che è richiesto sul mercato, e sono arrivati giocatori nuovi, ma soprattutto non sono state fatte grosse cessioni, se non Wallace, che è forse la cessione un po' più importante e il cui buco però è già stato tappato comunque con l'acquisto di Karlstrom, che è un giocatore diverso, ma appunto, come abbiamo detto, Runjaic chiede cose diverse, e di Ekkelenkamp, ex talento dell'Ajax, comunque ancora giovane, può giocare anche dietro le punte, si vedrà. Anche Runjaic deve ancora capire, lo ha detto lui, dove può stare meglio il giocatore, può giocare in entrambi i ruoli. L'altra cessione è stata quella del Tucu Pereira, che comunque però fisicamente non dava più le garanzie di un tempo, nonostante fosse un leader molto importante, ma ad esempio la fascia di capitano, sono andati via tra l'altro capitano e vice capitano, è passata a Toven, che è comunque un altro giocatore carismatico. Poi altri arrivi, c'è quello di Sanchez imminente, che va a tappare un po' quello che era il buco anche all'interno dello spogliatoio di Pereira, che è un acquisto importante sia dal punto di vista simbolico, un giocatore amato dalla piazza che comunque ricorda dei bei periodi, ma sia anche un giocatore che può dare ancora delle cose messo nei due dietro la punta. E poi sono arrivati dei giovani come Iker Bravo, come Damien Pizarro, si è tornati a spendere un po' di più per dei giovani di prospettiva, un po' dei colpi alla Udinese vecchio stile che si erano un po' persi negli ultimi anni. Nello stesso solco va anche Gonzalo Esteves, che è stato preso sugli esterni. Ecco, forse per ora dal mercato la cosa deludente è che non si è lavorato molto sugli esterni. L'Udinese ha una batteria di esterni completa, ma tutti esterni di gamba, di fisico, e che non sono adatti a quello che sembra sarà il gioco di Runjaic. Sembra che anche nella prima uscita giocheranno, con in Coppa Italia giocheranno Izibue e giocherà Camara, però sono giocatori più adatti, diciamo, a quello che era il vecchio corso dell'Udinese. Quindi forse lì c'è ancora da sperare che arrivi un intervento di qualche tipo. Le prospettive per la stagione sembrano migliori dell'anno scorso. L'anno scorso si arrivava da una stagione precedente buona, con una prima parte molto buona, una seconda parte deludente, ma comunque che aveva fatto chiudere la squadra al 12° posto. Si partiva da una base solida, però non c'era stato quel guizzo sul mercato, erano andati via giocatori importanti, la cessione di Beto all'ultimo senza rimpiazzarlo, con Lucca proiettato direttamente titolare. Le prospettive erano diverse, cioè, si è fatto un mercato finora più completo, al netto del fatto che mancano comunque ancora una ventina di giorni, possono andare via giocatori, possono arrivarne altri, però le sensazioni sono diverse. Anche tutto questo diciamo, situazione di rottura rispetto al passato promette bene, poi è da vedere quale sarà l'impatto con il calcio italiano di Runjaic, di diversi dei nuovi acquisti, che è sempre un'incognita, quella forse l'incognita più grande. Non ci fosse un adattamento da parte loro al calcio italiano, sarebbe molto difficile, a cominciare da guida tecnica, affrontare questo campionato. Qualora ci fosse, però ci sono anche i giocatori che il campionato lo conoscono bene, ci sono dei leader, è una formazione abbastanza ben bilanciata finora, appunto al netto di quello che succederà da qui al 1° di settembre. Quindi le prospettive sono buone. Non so qual è il range di posizioni che si possono raggiungere. Ovviamente l'obiettivo è la salvezza. I Pozzo vorrebbero tornare, ovviamente non in questa stagione, ma in un futuro diciamo abbastanza prossimo, alla parte sinistra della classifica e in Europa. Forse già la parte sinistra della classifica potrebbe essere fattibile. Alla fine anche l'anno scorso il valore della rosa era buono, ha reso molto meno. Con questi innesti qualcosa di più si può fare sicuramente. Vedremo, perché comunque è tutta una grande incognita, come sempre l'Udinese con questi acquisti, gran parte da fuori dalla Serie A, compreso l'allenatore.
Allora, buongiorno a tutti. Parlando del calciomercato del Venezia o dell'Unione per noi tifosi, è un'estate chiaramente di transizione. Siamo tornati in Serie A dopo 2 stagioni di Serie B, quindi c'è sicuramente da costruire. Partiamo dall'ossatura, quella della Serie B, che ci ha regalato delle ottime soddisfazioni, ma chiaramente va fatto qualcosa. Gli acquisti di quest'estate, il principale è probabilmente Duncan come esperienza in mezzo al campo, anche in ottica della probabile e possibile cessione di Tesman, anche se al momento ci sono dei problemi legati ai procuratori. Poi il colpo Oristano davanti, una giovane scommessa che può fare il salto di qualità, quello che ci auguriamo pur quest'anno, e dietro l'acquisto del terzino Sagrado dal campionato belga. Sicuramente qualcosa in più ci si aspetta dai tifosi, perché ovviamente serve sicuramente qualcosa di più in ottica salvezza. Andremo a giocarcela con delle squadre che hanno già delle ossature pronte per la categoria, invece qualcosa di più dobbiamo fare. Siamo insieme in balia un pochino dalla sezione di Tesma, che potrebbe portare a quel guadagno economico che ci permetterebbe poi di andare a completare la rosa, in particolare con qualcuno in mezzo alla difesa, a dare un pochino di esperienza e anche qualcosa davanti, perché poi Ampalo è sicuramente un giocatore importante, ma che se la da vedere in questa categoria. E ci aspettiamo sicuramente un campionato difficile, questo è poco ma sicuro, però possiamo sperare che insomma, l'esperienza di 2 anni fa, in cui andò tutto male in Serie A, possa averci portato quell'esperienza, quella voglia di fare meglio, di capire che insomma, ogni punto è importante, bisogna cercare di giocarsela tutto. Penso che la società sia cresciuta molto in questi 2 anni e adesso siamo sicuramente più pronti. Anche a livello economico sembra che i problemi siano stati superati e l'arrivo di questo rapper americano Drake a portare moltissimi milioni abbiano risollevato un po' le sorti di una squadra che, se non avesse accettato la Serie A, avrebbe probabilmente avuto dei mesi molto molto difficili davanti, per cui adesso siamo fiduciosi e la tifoseria è pronta, ha risposto molto bene alla campagna di abbonamenti e la squadra è in mano ad un tecnico che sicuramente viene da delle annate un pochino particolari, ma è un pochino sfortunato. Però in fin dei conti è stato scelto per la sua esperienza, per la sua capacità di fare calcio, di provare a giocarsela ovunque, e io credo che sia una buona scelta. Speriamo avere fiducia e crediamo in questi ragazzi. Io penso che potremo anche divertirci quest'anno. Ciao a tutti, Forza Unione. Il Verona si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con la consapevolezza che anche stavolta la salvezza sarà una scommessa. Una scommessa perché rispetto a come ha terminato la scorsa stagione sono molte le cose che sono cambiate. In panchina al posto di Baroni è arrivato Paolo Zanetti, sono partiti pezzi importanti come l'olandese Noslin, Cabal e Foloruscio e si ha l'impressione soprattutto che da qui alla fine del mercato qualche altra pedina potrebbe lasciare Verona. Ciacciua, Duda e Suslov sono i 3 principali indiziati, magari non tutti e 3, ma qualcuno potrebbe lasciare i gialloblu. Lato entrate sono arrivati giocatori che conoscono la Serie A e abbastanza affidabili come Rui e Castanos, e profili interessanti pescati nel mercato europeo come il laterale danese Frese e il connazionale di proprietà del Benfica Tengsted, attaccante che già si è fatto conoscere all'esordio ufficiale contro il Cesena nella sfortunata partita persa dai gialloblu appunto contro i bianconeri. A queste entrate si aggiungono le solite scommesse che ormai conoscono tutti del direttore sportivo Sogliano. Sono arrivate la misconosciuta punta colombiana Mosquera, che però in precampionato ha fatto vedere movimenti interessanti, e soprattutto l'ala capoverdiana Livramento, su cui la società spera di aver trovato il novello Noslin. Prima della fine del mercato sicuramente anche in entrata succederà qualcos'altro, sicuramente serviranno dei rinforzi dietro, si parla del ritorno di Sentons, terzino che l'anno scorso si era disimpegnato abbastanza bene con i giallo-blu, e si parla anche del difensore della nazionale slovena Djurkovic. Qualcosa arriverà forse anche a rinforzare l'attacco, serve una punta che possa garantire un discreto bottino di gol, e qui rimane viva la pista che porta a Bosenic, centravanti di Boavista. Intanto quello che abbiamo visto in campo alla prima uscita ufficiale appunto
alla partita di Coppa Italia con il Cesena persa per 2-1 dai gialloblu, quel che abbiamo visto è una squadra ancora carica e imballata per il lavoro in precampionato e soprattutto con una condizione fisica ancora non al top. Inoltre si è vista anche una squadra con dei limiti, soprattutto difensivi, dove alcuni meccanismi sembrano non essere ancora oliati, e a qualche giorno dall'esordio con il Napoli, diciamo che non è un bel biglietto da visita. Zanetti dovrà certamente lavorare per cercare di dare forma all'Hellas il prima possibile, per dare un'identità, per fare in modo che non si parta già in campionato con un handicap nella corsa salvezza. In conclusione, i gialloblu si trovano ancora una volta di fronte a una stagione di lotta per mantenere la categoria. Questo sarà il loro obiettivo, questo sarà il loro scudetto. Personalmente penso che ad oggi sia difficile sbilanciarsi, nel senso che, come sapete, come conoscerete forse il metodo Setti di vendere i giocatori più rappresentativi, anche giustamente per salvare le casse della società, da qui alla fine del mercato può cambiare ancora molto. Quindi è difficile sbilanciarsi e sapere già ad oggi come sarà la squadra. Sicuramente ci sarà da soffrire anche quest'anno fino all'ultima giornata per raggiungere appunto la salvezza. Allora, il mercato del Cagliari quest'anno è un mercato un po' sentimentale, esistenziale. Dato via Ranieri serviva un allenatore, non dico che non lo facesse rimpiangere, perché è impossibile non rimpiangere Ranieri dal punto di vista soprattutto appunto emotivo e sentimentale, però anche dal punto di vista del carisma, della credibilità, e su questi temi qua direi che Davide Nicola invece è entrato molto bene in un gruppo che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo appunto una figura così totenica come quella di Ranieri. La squadra lo ha accolto con entusiasmo, con fiducia. Nicola ha dei concetti molto diversi che si cominciano a vedere tra il precampionato e la prima partita di Coppa Italia, ma soprattutto ha le parole per dirlo. È uno che sa stare nel mondo, che ha i codici, ecco, per gestire un gruppo che arrivava da quel tipo di esperienza, è una piazza che arrivava e che arriva da un anno e mezzo così forte dal punto di vista, ripeto ancora una volta, delle emozioni e del sentimento. Sul calciomercato più tecnicamente inteso bisogna dire che sono andati via un po' di giocatori importanti. È andato via Nandez dopo tanti anni, è andato via Dossena, che è stato pilastro difensivo sia della promozione che della salvezza dell'anno scorso, è andato via un po' a sorpresa sulle Mana, giocatori offensivi importanti. Ecco, nell'attacco c'è stata anche una grande rivoluzione, è stato anche il reparto più deludente dell'anno scorso tra infortuni vari, però non c'è più Ristanio che è andato al Genoa, non c'è più Shomurodov, non c'è più Petagna, non c'è più Gaetano, che invece è il grande tema di questo mercato estivo, perché conteso tra Cagliari e Parma al momento resta ancora al Napoli, ma il DS Bonato con grande pazienza sta cercando di cucire ancora questa trattativa, che probabilmente, se dovrà sbloccarsi, si sbloccherà verso il 31 agosto, ed è quella la figura che il Cagliari sta cercando in questo momento, un centrocampista offensivo che in prima battuta potrebbe essere Gaetano, altrimenti si va in cerca di alternative. Chi è arrivato? È arrivato Luperto dall'Empoli, pilastro difensivo della ex squadra di Nicola, che arriva proprio in quota allenatore. Dall'Empoli arriva Marin, ed è un ritorno, è stato in prestito 2 anni, non viene riscattato, torna a Cagliari in maniera un po' sorprendente, sembrava dovesse partire perché ha un ingaggio un po' più alto rispetto alla media di questo periodo, e invece sta convincendo, sembra essere il perno del centrocampo, un regista che è capace di fare la mezzala, che sa far girare la squadra, che quando ce la conclude al limite non si fa pregare, che calcia le punizioni. Sembra essere un centrocampista diverso, più completo, più maturo, più consapevole rispetto a quando l'abbiamo visto in Sardegna qualche anno fa. Pro e contro di questo precampionato, ovviamente è tutto nuovo, ci vorranno mesi probabilmente, c'è da migliorare, c'è da lavorare sui concetti che Nicola chiede. Alcune cose si sono già viste in Coppa Italia contro la Carrarese, per esempio il recupero alto di Luperto, verticalizzazione subito per piccoli, e si va con un passaggio in porta
a fare gol. Obiettivi stagionali, direi sicuramente provare a salvarsi con un filo meno di patemi d'animo rispetto ad altre circostanze. La concorrenza è molto agguerrita, sono salite squadre forti dalla Serie B con società attrezzate, proprietà straniere, ricche, quindi sarà una bella battaglia anche quest'anno. Per completare il discorso su arrivi e cessioni, c'è stato un grande movimento tra Cagliari e Atalanta, sono arrivati Zortea, è arrivato Piccoli appunto, è arrivato Adopo. Il centrocampo del Cagliari sembra molto molto nutrito, c'è Prati che ancora deve trovare un senso a questa sua esperienza a Cagliari dopo la prima stagione convincente per larghi tratti l'anno scorso in Serie A. Ci sono due vecchie bocche di fuoco, come le chiamava Ranieri, lì in attacco, Pavoletti e La Padula, entrambi falcidiati dall'infortunio l'anno scorso, entrambi non più giovanissimi. Di Pavoletti sappiamo che sa essere prezioso anche in 10 minuti verso la fine della partita, ma sembra che Nicola abbia comunque in lui una fiducia che gli consentirà un minutaggio diverso. La Padula, come tutti sanno, in Serie A ha sempre fatto un po' di fatica a trovare la via del gol con grande continuità, come invece gli capita tra i cadetti. Sembra essere in bilico anche lui, tra un contratto lungo, magari in B con una squadra che ha ambizione di promozione, anche se a lui piacerebbe fare questo ultimo anno di contratto, onorare questo ultimo anno di contratto qua in rossoblu, sarebbe la terza stagione consecutiva, non gli è mai successo in carriera. Insomma, il Cagliari è un cantiere aperto con molte scommesse, a partire appunto dall'allenatore che abbiamo imparato ad apprezzare come uomo delle salvezze miracolose, e invece quest'anno ha la possibilità di dimostrare di poter gestire un gruppo in sella già da luglio e costruire un progetto. Forse l'aspettativa più grande in questa fase di consolidamento che Cagliari sta tentando di operare è quella di capire se si può aprire un piccolo ciclo. Ascoltatori e ascoltatrici, eccoci qua di nuovo sul finale di questo lungo video o audio a seconda della piattaforma dove state guardando o ascoltando, o entrambi, la presentazione della Serie A di Palla al Centro. Vi ricordo la puntata 0 di questo nuovo podcast che ho creato e che cercherò di portare avanti in maniera bisettimanale per raccontare le vicende di Serie A, di Serie B e del calcio asiatico. E ringrazio in ordine di apparizione per l'Atalanta Giorgio Dusi, per il Como Enrico Levrini, per l'Empoli Mattias Moretti, per la Fiorentina Federico Castiglioni, per il Genoa Daniele Mureddu, per l'Inter Marco Pino, per la Juventus Dario Pellegrini, per la Lazio Ilaria Ciangola, per il Lecce Matteo Pennarelli, per il Milan Vincenzo Lacerenza, per il Monza Andrea Rurali, per il Napoli Luca Sisto, per il Parma Simone Pierotti, per la Roma Lorenzo Latini, per il Torino Francesco Bonsi, per l'Udinese Simone Tommasi, per il Venezia Manuel Listuzzi e per il Verona Francesco Andreose. Ringrazio ovviamente anche Nicola Muscas che mi ha mandato all'ultimo il contributo sul Cagliari, che quindi ho inserito in coda dopo il Verona. Il Bologna l'ho fatto io. Se qualcuno di quelli o di quelle che sta ascoltando avesse voglia di cimentarsi durante la stagione nel raccontarci le vicende del Bologna, ovviamente mi contatti o scriva qua sotto il video o sotto l'audio che sta ascoltando, guardando, o entrambi. Andiamoci a vedere la giornata di Serie A, la prima, che inizierà con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, entrambe alle 18:30 del 17 agosto, dopodiché in seriale andremo con Empoli-Monza e Milan-Torino alle 20:45, si giocherà di domenica poi 18 agosto, Bologna-Udinese alle 18:30, così come Hellas-Verona-Napoli, e alle 20:45 invece ci saranno Cagliari-Roma e Lazio-Venezia, e poi si andrà a lunedì alle 18:30 con Lecce-Atalanta, per chiudere in bellezza con Juventus Como. Già la prima giornata è decisamente molto interessante. I campioni d'Italia giocano a Genova in una squadra sostanzialmente in ricostruzione, quindi curioso vedere come andrà a finire. Molto interessante secondo me Parma-Fiorentina, visto insomma i cambi che ci sono stati sulla panchina della Fiorentina e la neopromossa Parma, così come molto interessante Juventus Como. Se volete anche dei suggerimenti sul fantacalcio, scrivete qua nei commenti, insomma
arriveremo anche con quello. Che dirvi, grazie di essere arrivati fin qua giù, insomma è stato un bel viaggio e ci sentiamo presto e buon campionato.